Ragazzi, benvenuti e bentornati su Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Allora, tra l'altro, mi ero dimenticato di dire una cosa nello scorso episodio. Allora, so che non è il caso di Metal Gear Solid perché sotto i video delle precedenti serie siete stati veramente dei grandi. Vi amo ragazzi perché avete scritto veramente dei bellissimi commenti e sono molto contento di ciò, di star condividendo la saga con voi, sia con chi non l'ha mai giocata, sia con chi l'ha giocata in passato, eccetera, eccetera. Mi è successo con la saga di Final Fantasy, sotto Final Fantasy X, di trovare uno stronzo, mi piace dirtelo, ma sei uno stronzo, che continuava a rompermi i coglioni, non capendo che io la serie l'avevo già registrata tutta e che era una blind, venendomi a dire però adesso devi andare a farmare, sei underlivellato, la peggior run di Final Fantasy X, bla bla bla. Brutto coglione, è una fottuta blind run, non me ne frega un cazzo di fare le roba al 100%, di scoprire tutti i segreti e di fare la miglior run di Final Fantasy X. Me lo gioco come cazzo mi pare. E se ti vuoi vedere una run e dell'esperto, vai da Sabaku, non vieni a vedere me. Non vieni a vedere una blind, per l'amor di Cristo. Con l'atteggiamento anche saccente e arrogante. Vabbè, lasciamo perdere. Non sto parlando di coloro che mi stavano dando dei consigli per quando dovrò andare a platinarlo, eh. Sto parlando di un singolo stronzo che dopo avermi detto la peggior run di Final Fantasy X è tornato pure a commentarmi. Strano, non era la peggior run? E perché lo continuo a guardare? Poi dopo che gli ho risposto che lui non mi ha mai inculato, mai ragazzi, mai, ogni risposta che gli davo non mi si inculava di pezza, alla fine gliel'ho detto evita di porti in questo modo arrogante, non mi ha più inculato e penso che sia anche disiscritto, meglio così. Quindi ragazzi, so che non è il vostro caso perché non è mai successo con Metal Gear Solid, ma sappiate che vale lo stesso discorso per Metal Gear Solid 3. Io non punto a fare la run perfetta, sono in blind, me lo gioco come cazzo mi pare a me. Ok? Bene, detto questo, fatta questa premessa, andiamo avanti. Chiamiamo qualcuno. I see you've captured a giant anaconda. The giant anaconda is believed to be the largest snake in the world in terms of weight and diameter. It's not poisonous, but its large size makes it extremely powerful. They say it even eats crocodiles. Its only natural predator is man. And snake. And snake. Got it. So how does it taste? I knew you were going to ask me that. Glad I didn't disappoint you. So? Well, the guide says it tastes all right. Good. I'll have to try some. Giustamente il suo predatore naturale è l'uomo e Snake. Ok, dovrebbe avere un buon sapore quindi. I see you caught yourself a reticulated python. The reticulated python is said to be the longest snake in the world. The biggest ones can grow up to 10 meters in length. Although they're not poisonous, they're still very dangerous, so be careful around them. They have a highly ferocious temperament, and they can swallow whole, even large animals like deer and pigs. Their most distinguishing feature is the mesh pattern of their scales. This pattern acts as a highly effective natural camouflage. If you think there might be a reticulated python about, pay close attention to your surroundings. Otherwise, you could get bitten before you even know it's there. It's a huge snake, but you should be able to capture it alive by using the tranquilizer gun. I'll bet if you capture one and throw it at an enemy, it'll give him a good scare. Right. But how do they taste? Huh? Do they taste good? You're actually going to eat one. Why else would I be asking? Cannibal. What was that? Nothing. Let's see what the guide says. Ah, you're in luck. It says they taste pretty good. Good. I can hardly wait. Cannibale? Ma perché ci chiamiamo Snake? Vabbè, sentiamo che c'è da dire sulla rana. I see you've caught a tree frog. The tree frog is a green frog that's found throughout Asia.
It's arboreal, spending most of its time in shrubs and bushes. Use the tranquilizer gun to catch one alive. I bet you could scare an enemy good if you toss one at him. But the tree frogs that live in that jungle are a lot bigger than ordinary tree frogs. They've got an appetite, huh? You've got a one-track mind, don't you? But seriously, that is one theory. However, there are people who think it's a mutation caused by nuclear testing and waste from the research facility. Do you think they're safe to eat? Is that all you ever think about? What else is there? Lots. Like what? Like why a frog would get so big in the first place. Whether it's a temporary phenomenon created by a unique environment, or a permanent mark of evolution, or a product of the toxic waste coming out of the research facility. If it is the waste that's causing it, then it means humans are interfering with the ecosystem. It really makes you think about the changing relationship between... This isn't interesting. Oh, fine. Be that way. So, how about it? You mean, is it edible? Yeah, Well, I guess it's probably okay. probably. I don't know. The guide doesn't say anything. Pretty useless guide if you ask me. Well, try one for dinner and you can help improve it. Ok, non so se sia il caso di mangiarla. Comunque interessante il discorso sul fatto che potrebbe essere diventata grande di dimensioni a causa dell'uomo e delle scorie radioattive. Allora, qui non so se possiamo passare di lato sul ponte. Mamma mia. Forse devo aspettare che arrivino qui. Girati per l'amor di Dio, grazie. A meno che io non possa fare così. No. Credo che dobbiamo semplicemente aspettare qua. Dov'era l'alveare che non mi ricordo? Dovrebbe essere qua sopra, ma... Potremmo anche provare ad andargli dietro e a fargli il sì che sì a questo punto. Cioè, il gioco prima ci ha detto nello scorso episodio che non è il caso di affrontarli. Non so se possiamo affrontarli. Cioè, almeno lui con la radio mi sa di no. Oh cazzo. Nessuno. Bravo. Oddio, c'è pure quello qua. No, no, no. Vai giù. Ok, così si prende la pistola. HQ respond. This is HQ. Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into alert formation. Tutto sto casino per aver sparato un colpo col silenziatore? Use extra caution. Oh cazzo. Who's that? Who's that? Cazzo! Radio, where's our backup? Come si fa il CQC? Non mi ricordo. HQ respond. This is HQ. Patrol here. HQ, please respond. This is HQ. Oddio, ho rotto la corda del ponte. Eliminate all enemies. Lo sto prendendo. Aia. Ok. Mamma mia, ragazzi. Credo siano andati tutti. No, non tutti.
No, no, non hai visto niente. Huh. Guess I'm seeing things. Come in, HQ. This is HQ. What's wrong? Patrol here. Enter high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Non lo svegliare! Guarda che casino che sto facendo. Non svegliarlo. The enemy. He's here. Ma perché non riesco a prenderli? What's wrong? Oh, ma guarda che cazzo sta succedendo. What's wrong? Merda, ho finito le munizioni. No, non posso. Oddio. Ciao. Vabbè, cadiamo. Come cado? HQ, please respond. Bene. Raccoglilo. Come raccolgo il corpo? Ok, così. No, devo tenere premuto forse. Come devo... Ok. Non è successo niente, eh? Tranquilli. Sì, avete le allucinazioni. Ok, ho preso una granata stordente. Ma quello dovrebbe tornare indietro. Allora, il problema è che penso che lui abbia una radio, quindi se lo addormentiamo, forse potrebbe venire chiamato da qualcuno. No, non voglio. Ok. Vieni qui. E via. Che ci hai dato? Un'altra granata stordente. Allora. Merda, che ho allertato. Merda, ok. HQ. Patrol here. The enemy is attacking from an unknown position. Begin the alert. E sto posto che cos'è? Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Pensavo si attaccasse al ramo di sotto. Forse ho sopravvalutato un po' troppo le abilità di Snake. Ora capisco perché quell'utente mi ha detto non ti preoccupare, uccidi i nemici o comunque sparagli in qualche modo. Che sennò qui era veramente una roba un po' troppo impossibile da fare, senza farsi scoprire. Poi magari sono semplicemente io che sono un coglione e non so giocare, Bene. Oh! Scusami! L'ho ucciso uno inutilmente, vabbè. Allora. Con calma adesso. Da là non possiamo andarci. Oh, finalmente siamo dall'altra parte, ragazzi,
Ok. Vieni di qua. Che ci dai? Proiettili. Poi scendiamo qui, che abbiamo visto un po' di oggetti. Mamma mia. Bene. Acquisito XM161. Tienilo in visuale soggettiva. Tienilo in visuale soggettiva e mira dalla spalla con il tasto LB. Alterna modalità di tiro con Y. Applica togli il sensatore con A nella finestra. Cioè, cosa abbiamo trovato? Dov'è? Eccolo. Voce d'assalto. Vabbè, per il momento lo teniamo nello zaino. Non ci serve. Ah, ok, qui mi differenzia oggetti e armi. 3 su 8, 5 su 8. Quelli che abbiamo. Mentre il resto si trova nello zaino. Peso totale. Il peso totale in che modo influisce? Forse su quanto velocemente si consuma la stamina. Tra l'altro devo fare attenzione perché quando sto così c'è una barra che cala del vigore, quindi devo... Stamina, vigore, la chiamo in qualsiasi modo praticamente. Ok, lì ho visto una roba strana. Che cos'è quello? Ah, sono funghi. Sono funghi. Forse devo... Aspetta. Girati. Girati! Ci devo andare col coltello? Yes. Vabbè, allora adesso alzati. Rasvet. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Ok. Ci siamo. Finalmente. Allora, intanto qui possiamo vedere 2 guardie. Che poi chissà se il radar non ce l'abbiamo perché stiamo giocando a difficile. O se effettivamente non ce l'abbiamo proprio. Non c'è proprio il radar in questo gioco. Vabbè, sono un cretino, ragazzi. Uccidetemi! Ok, magari stavolta non andiamo in piedi. Pensavo non mi vedesse, invece... Vabbè, buono a sapersi. Per il futuro. Allora. Sarà il caso di abbatterlo lui? Io vorrei abbattere quell'altro in realtà.
Ok, ce n'è un'altra lì di guardia. Bene. In piedi. No, no, no. Buono. Devo ricordarmi di levare la pistola quando devo muovere un cadavere. O un corpo. In questo caso è ancora vivo. Allora, vediamo un attimo. Non sono molto mimetizzato però così, Vediamo un po'. Spaccature. Ma mettiamo riquadri. Ah, sento qualcuno. Lì c'è qualcosa che possiamo raccogliere. Ah, prima avevamo visto una guardia qua dentro, ma non so dove sia andata. M37, fucile a canna liscia. Un fucile a pompa? Mamma mia, fai attenzione. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Oh no, mi sono cagato sotto. Rimettiti quella bosco, va? Merda! Oddio! Vogliamo provare? Non me lo fa fare. Ah, questa è la pilota del risveglio. Andatevene. Ma m'ha visto subito, ma che palle. Sapete forse dove ci ha visto quello di prima? Dalle scale, stava sopra forse. Allora. Il problema è che non vedo un cazzo, ragazzi. Cioè, non c'è nessuno qui. Ma chi è? Oddio, un serpente. Mamma mia. Occhio. Non mi si... eccolo lì. Uno. Forse potrebbe essercene un altro, però. Il problema è che se lo accoppiamo là, poi potrebbero trovarlo il corpo. Tanto prendiamo questo. Come fanno a vedermi esattamente? Prendiamola subito, va?
Cosa cazzo hanno fatto? Buono, fermo, ok. C'ho un serpente addosso. Ok. C'è qualcuno? Cazzo, cazzo, cazzo. This is HQ. Patrol here. Si è tormentato durante la chiamata. There's something wrong. Support unit, confirm their status. Mo manderanno qualcuno, come nel 2. Sicuro. Il problema è da dove possiamo salire noi. Potremmo salire lì per le scale. Speriamo che lui non si accorga di quello che dorme là. Si stanno accorgendo del corpo. Se no non c'è altra spiegazione. O sono schizofrenici. Ok. Devo aspettare perché mi hanno detto di non avvicinarmi a Sokolov durante lo stato di allerta. Lì c'è un oggetto. Ok, sono arrivati forse. Ok. Uno penso che l'abbiano risvegliato. Mi assicuro che non salgano qui per le scale. So ragazzi che è ci stiamo approcciando in maniera un po' più lenta al gioco rispetto alle altre volte, ma è pure vero che stiamo giocando a difficili, quindi dobbiamo un attimo studiarcela meglio la situazione. Siamo sopra, ok? Questo è positivo, perché probabilmente siamo molto vicini all'obiettivo. Ora dobbiamo semplicemente aspettare che loro si calmino. Non dovrebbero neanche salire qua sopra, in teoria. Cioè, questo non lo so in realtà, perché non ci ho mai giocato a Snake Eater, quindi potrebbero anche salire. Intanto possiamo ammirare il modello di Snake e tutto il suo splendore. Il coltello che ha alla caviglia. Abbiamo imparato a utilizzare la pillola, quella lì, della morte apparente. Abbiamo capito come funziona e bene o male qual è il range di tempo per poterla utilizzare. Ed è pure bellissimo l'effetto tutto in reverse, come se non fosse successo nulla. Allora, non so se l'obiettivo è lì dentro o no. Bellissima comunque la host, ragazzi. Veramente incredibile. Da spy movie. Vabbè, perché ancora non abbiamo visto i titoli di testa. Ma ne parleremo dopo, sperando di vederli i titoli di testa in questo video. Patrol here. The situation is normal. Nominale. Return to your position. Vabbè. No, abbassati. Ok. Occhio. No, così salgo.
You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process. Or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there.
Freeze! So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Cosa? And don't you forget it. Oddio, è lui! Da giovanissimo! Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? GRU operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa!
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Cioè, io non so cosa dire, ragazzi. Ocelot. Vediamo se ci troppa qualcosa. Trappola per topi. Cioè, quindi gliel'abbiamo... Cioè, è stato Naked Snake a suggerirgli di utilizzare un revolver anziché una pistola automatica. E ha provato a fare il figo, ma non c'è riuscito. Si è inceppata l'arma. Oh, ragazzi, è incredibile. Allora, approfittiamo per esplorare qui e prendere tutto quello che non abbiamo potuto prendere prima. Questi non possiamo aprirli, vero? No. E tra l'altro strano che... Sotto c'è qualcosa? No. Che The Boss non sia più raggiungibile in qualche modo. Non si possa più contattare. La cosa mi puzza. Ma vedremo. Mamma mia, giovanissimo Ocelot qui. Fa ancora strano vederlo in quel modo. Quindi stavano appunto sorvegliando Sokolov per evitare che i membri della GRU lo prendessero. Quindi abbiamo un bel po' di nemici qui. Il KGB è una parte dell'esercito. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2?
the weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Quindi è un prototipo di Metal Gear, praticamente, quello. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads.
These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment.
Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Dio mio, ragazzi! Ecco perché The Boss non c'era più sul codec. Perché ha disertato, Cristo Dio. Ma iniziamo subito così, ma poi gli ha spezzato il braccio. Ma poi quante cose per potersi curare, ragazzi. Cioè... Oddio. Allora, un attimo. Allora, taglio. Osso rotto, ecco. Osso fatto, nessuna benda applicata. Cosa facciamo per l'osso, quindi? Stecca. Taglio ferite d'arma da fuoco. No. Il sigaro, no. Per rimuovere le sanguisughe attaccate al corpo. Cosa? Efficace per curare tagli, ferite d'arma da fuoco e ossa rotte. Quindi dobbiamo usare una benda e una stecca. Ok. Nessuna benda. Ok, abbiamo un altro osso rotto. Quindi anche qui benda e stecca. Taglio, 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 taglio. Tutti i tagli qui. Taglio profondo, emorragia, nessuna benda applicata, disinfezione non ancora eseguita. Allora. Disinfettiamo. E... Mamma mia la roba che tocca mettere. Allora. Disinfettante. Kit suture. Benda ed emostatico. Emostatico, vabbè, ok, non importa l'ordine, meno male. Mamma mia, ragazzi, bellissima con questa meccanica. Ma quindi ora che cosa succede? Bello, con la benda di The Boss, giustamente. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Dio santissimo, ragazzi. Che poi adesso si spiega perché il discorso iniziale che ci ha fatto The Boss sul discorso degli alleati, dei nemici che cambiano. Perché lei già sapeva di voler disertare. Ma perché però? Allora salviamo. E io continuo, ragazzi, perché secondo me adesso ci sono i titoli di testa. E infatti poi ho deciso di dividere il video in due, ragazzi. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Metal Gear Solid 3 Snake Eater.